In questo scatolone ci dovrebbe essere la PRS più versatile di sempre, nella fascia SE soprattutto. Vediamo com'è, come suona e vediamo se è versatile veramente. Wow, che bella! Ciao chitarristi, bentornati qui su Shape Your Tone, l'intro come si faceva una volta. Il video di oggi secondo me è uno di quelli molto interessanti. Si va a parlare di versatilità su una chitarra che dovrebbe racchiudere dentro di sé tantissimi suoni, molto di più delle altre chitarre dello stesso tipo. Stiamo parlando di PRS, ok? È un marchio di chitarre super conosciuto e riconosciuto dai chitarristi. Sono chitarre che per tanti non hanno personalità, per tanti invece il fatto di essere così versatili è sinonimo di identità, cioè riuscire a fare una cosa e l'altra bene diventa una caratteristica unica. Intanto che mi fate sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa cosa di PRS, quindi senza identità oppure hanno carattere. Ricordatevi di lasciare un bel like al video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché ci sono tanti contenuti come questo e come tanti altri che avete già visto qui sul canale in arrivo, con qualche novità. Partiamo un attimo indietro. PRS, chi sono? Da dove arriva PRS? PRS è, diciamo, la sigla per Paul Reed Smith, l'uomo dietro PRS. Ne abbiamo già un po' parlato nel video dedicato alla PRS SE McCarthy. Quello che vedete intervistato all'interno di quel video è proprio lui, il signor Paul Reed Smith. E tutto è nato dal suo laboratorio inizialmente, perché era proprio lui a mettere le mani sulle chitarre. Col tempo poi PRS è diventata mondiale, apprezzatissima da professionisti e da tutti i chitarristi, anche quelli che lo fanno semplicemente per passione, e si è costruita il nome di chitarre di pregio, ben fatte, e ci sta, visto anche i prezzi delle PRS americane. Però nel corso dell'ultima decina d'anni le PRS economiche, quindi la serie Student Edition SE, che sono fatte tendenzialmente in Indonesia, stanno prendendo piede sempre di più, perché riescono ad offrire chitarre dal prezzo accessibile ma dal livello molto alto. E ne abbiamo viste tante qui sul canale, dalla Standard alla Custom 24, la McCarthy, la DGT, la Silver Sky, le abbiamo viste tutte. Quella del video di oggi non l'avete ancora vista qui sul canale, ed è anche una chitarra di cui si parla un po' poco in generale. Non capisco perché, voglio capirlo. Quindi l'ho ordinata dai ragazzi di Musical Store 2005 che me l'hanno mandata, mi è arrivata, e quindi ecco voi la PRS SE Swamp Ash Special. Una chitarra, è wow di qua, è wow di qua, è wow la tastiera con gli intarsi così un po' madreperlati. Proprio bella, proprio una bella chitarra. Cioè dai, raga, guardatela. Ha diverse caratteristiche di cui voglio parlare e parliamone. Allora, iniziamo dalla struttura della chitarra, perché ci sono un po' di chicche, soprattutto per chi vuole una chitarra PRS, ma non ha fatto ancora il passo verso le Standard 24 e Custom 24, per tutta una serie di ragioni, che su questa chitarra potrebbero portare a dire ma sai che forse... La prima fra tutte è che la tastiera è a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tasti, non 24. Quindi per gli amanti del 22 tasti rispetto al 24 tasti, è una chitarra che diventa appetibile. E tantissimi di voi negli anni mi hanno scritto: stupende le PRS, bellissima quella lì, soprattutto quella rosa, che è qua. Peccato solo che ha 24 tasti e io con 24 tasti non mi trovo bene. Ecco, questa ne ha 22. Manico e tastiera sono in acero, esattamente come se vi ricordate la Custom 24 vecchia che avevo, che ha manico e tastiera in acero normale, molto pallidino, chiaro, ok? Non è un acero roasted o cose del genere. Però a differenza di quelle chitarre hanno questi intarsi che esteticamente richiamano un po' il madreperla, ok? Che cambiano un po' colore, sono molto belli. Altra differenza rispetto alla PRS SE Custom 24 è qui dietro, il manico è avvitato, non incollato, quindi è molto più simile alle PRS CE 24 rispetto alle custom. Altra cosa che a tanti magari non piace troppo delle PRS, perché il manico incollato, in questo caso è avvitato e funziona bene. Le meccaniche sono sempre le stesse della serie PRS SE. L'altra caratteristica diversa è il materiale del body. Di solito abbiamo il bel mogano, in questo caso abbiamo il frassino di palude, lo Swamp Ash, che è quello che gli dà queste venature del legno così belle, così caratterizzanti per questo strumento. È uno di quei tocchi estetici molto belli, carini, che però secondo me non stufa con il tempo. Cioè non è una cosa vistosa come può essere la Custom 24 rosa che vedete qui appesa. Quella è particolare, è molto bella, sì, ma alla lunga potrebbe stancare alcune persone.
Questo comunque riesce a essere carino, accattivante, ma contemporaneamente classico. Quindi secondo me una bella trovata. La cosa che mi fa un po' strano è il peso, si sente. Non ho una bilancia, quindi non posso darvi un peso specifico, però secondo me è più delle Custom 24. Il ponte di questa chitarra è il classico tremolo stile PRS, da metterci la sua leva con la sua bitina qua dietro, leva che è ovviamente inclusa con la chitarra. E poi andiamo al cuore di questo video. Perché questa dovrebbe essere la chitarra più versatile di PRS, soprattutto nelle SE? Non lo so, adesso vediamo. Parlando di versatilità, tanta della versatilità non è solo dello strumento, ma è anche del chitarrista. E parlando di questa cosa, colgo l'occasione per annunciarvi, e sono molto contento, che il portale di videocorsi di Shape Your Tone è tornato online. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È tornato, quindi lo trovate qui sotto in descrizione, insieme alla chitarra ovviamente, e potete già iniziare a navigarlo e fatemi sapere cosa ne pensate, come lo vedete. Voglio sapere la vostra. Intanto voglio dire a chi era iscritto al sito vecchio che è ancora iscritto al sito nuovo. L'unica cosa che dovrete fare è andare sul sito nuovo, recuperare la password tramite il bottone password dimenticata, inserire la vostra mail e se siete registrati con quella mail vi arriva un'email con un link per cambiare la password e poi da lì in poi troverete i vostri corsi già presi, già a posto, tutto sistemato e tutto ok. Fatemi sapere se lo fate. Allora, gli elementi che mi fanno pensare che questa sia una chitarra veramente ed estremamente versatile sono sicuramente i pick-up. La configurazione HSH infatti è una delle più versatili. Le chitarre più versatili del mondo hanno questa configurazione di pick-up. Un'altra cosa che aumenta tantissimo la versatilità dello strumento è sicuramente il push-pull che c'è sul tono. Se lo tiro su e giù cambia come vengono combinati insieme i pick-up. Tra poco ci arriviamo perché non fa quello che pensate. Anch'io pensavo quello, no. La cosa che invece mi fa storcere un po' il naso e mi fa pensare che sì, sarà versatile ma non la più versatile è il selettore dei pick-up. Devo capire un po' la scelta di mettere uno switch che non sia a 5 posizioni ma a 3. Infatti vedete 1, 2 e 3. Non è uno switch a 5 posizioni come ci si aspetterebbe da una chitarra di questo tipo. Infatti ci si aspetterebbe una posizione 1 con il primo pick up, posizione 2 con la combinazione, posizione 3 pick up centrale, posizione 4 l'altra combinazione, posizione 5 l'altro pick up, l'ultimo. Su questa chitarra non è così. Adesso vi spiego com'è, come funziona, poi vi faccio sentire una clip video unica dove cambio tra un pick up e l'altro e vi faccio sentire le differenze. Così potete cogliere un po' le sfumature. Potenziometro giù, schiacciato. La chitarra è come se non avesse il single coil centrale, ok? Se io ho il potenziometro qui abbassato, questo pick up me lo devo dimenticare. Infatti così funziona l'humbucker al ponte, con la posizione tutta su funziona l'humbucker al manico e con la posizione centrale funzionano entrambi i pick up humbucker insieme. Quando attivo questo non faccio uno split coil come siamo soliti vedere sulle chitarre PRS. Quindi qua inizia tutta una combinazione molto strana. Per tanti qui inizia il divertimento, per altri il limite. Perché PRS ci obbliga un po' ad avere queste configurazioni e fine. Non possiamo inventarcele noi un po' come vogliamo. Infatti se alzo il push pull nella prima posizione ho l'humbucker al ponte che funziona pieno, quindi niente split, ma si accende il single coil al centro. Se mi sposto nella posizione intermedia, humbucker pieno al ponte, single coil centrale attivo e splittato l'humbucker al manico con funzionante la bobina interna, quindi è come se diventasse una HSS con tutti e tre i pick up accesi. Curiosa, ma già la scelta di avere l'humbucker e il single coil insieme è curiosa, dopo vi dico la mia. Se invece andiamo sull'ultima posizione, secondo voi cosa abbiamo? No, non abbiamo l'humbucker e il single coil, ma abbiamo l'humbucker splittato al manico con il single coil attivo. Quindi abbiamo queste tre configurazioni bonus che vengono aggiunte, diciamo, a una configurazione standard di pick up a doppio humbucker. Vi faccio sentire, poi ne parliamo un attimo perché non lo so, non mi convince.
Ora, una cosa che io mi sarei aspettato da questa chitarra, che invece non c'è, mannaggia, è il ponte diverso da questo, perché qui abbiamo un tremolo classico PRS e vabbè. Io, conoscendo questa chitarra, ero partito con l'idea di vedere una chitarra molto moderna, molto improntata a suoni moderni, anche freddi, taglienti, se dovesse servire. E invece la chitarra mi ha smentito. È risultata molto calda, molto classic come sound. Quindi questa mia, diciamo, immaginazione di vedere una chitarra del genere con il ponte Floyd Rose avrebbe avuto senso se la chitarra fosse stata come tutte le altre chitarre che esistono sul mercato, cioè tutte le HSH che esistono sul mercato. Sarebbe stata ultra versatile e ultra moderna, ma ce ne sono tante di chitarre così, quindi che senso ha aggiungerne un'altra? Quindi ora capisco la scelta del ponte tremolo classico come sulle altre PRS. La cosa che capisco meno è proprio questo selettore a 3 posizioni, cavolo. Sarebbe potuta essere una tavolozza di suoni infinita e invece è molto limitata. Ma attenzione, è limitata nelle posizioni dei pick-up e nelle combinazioni, ma non nei suoni. Con il potenziometro giù abbiamo una chitarra doppia humbucker classica, come una Les Paul o le altre PRS, tipo quella che vedete qui. La cosa strana è quando si attiva il push-pull, perché si attiva il pick-up al centro e poi le combinazioni sono predeterminate e scelte con cura. Prima vi dicevo non mi convince perché avrei voluto un approccio un po' diverso, avrei voluto un po' più di libertà. Però poi ci ho ragionato e suonandola mi sono accorto che effettivamente questa chitarra offre tutto quello che si può offrire. Cioè è un riassunto di una chitarra versatilissima condensata in 6 suoni e funziona bene. Perché anche le configurazioni che non vi aspettate, avete sentito ad esempio l'humbucker con il single coil al centro o tutti e 3 accesi, come suonano
sono esattamente i suoni che cercheremmo nelle posizioni intermedie con un selettore a 5 posizioni alla fine. Quindi capisco questa cosa di PRS di voler riassumere, diciamo, i suoni in un'elettronica molto semplice ed intuitiva, quindi su questo non gli si può dire niente. Hanno voluto renderla facile da usare e facile da tirar fuori i suoni senza dover avere sempre il manuale aperto per capire con gli interruttorini quali combinazioni stiamo facendo. Però dall'altro lato, soprattutto per i chitarristi un pochettino più esperti, mi sarebbe piaciuto avere una versione di questa chitarra un po' più simile a quella Core, che è stata fatta da poco tra l'altro, con i mini toggle switch che splittano magari i due humbucker in modo da avere delle configurazioni un pochettino più varie intanto, quindi di più. E poi soprattutto la possibilità di utilizzare i single coil dei due pickup singolarmente. E qua si apre un bivio proprio fortissimo. Perché per alcuni, ovvero tutti quei chitarristi che i single coil non li usano e non gli piacciono, ma gli manca qualche suono sulla propria chitarra, questa chitarra è il paradiso. Per altri che invece i single coil li usano tanto e magari cercano una chitarra un pochettino più rockettara, casinista, completa e versatile, con questa chitarra magari restano un po' delusi perché perdono un po' quei sound tipici da single coil. Ad esempio il single coil centrale da solo non si può usare, il single coil al ponte o il single coil al manico da soli non si possono usare, e questa la vedo un po' come una limitazione. Quindi è una PRS versatile? Sì, sicuramente sì, però secondo me è anche un po' un'occasione persa da parte di PRS, e mi dispiace tanto dirlo perché effettivamente nelle 6 posizioni che la chitarra ci offre c'è veramente tutto. Però si può dire che sia la più versatile di tutte? Non lo so, ditemelo voi. È solo, secondo me, una versatilità diversa. È una chitarra con suoni particolari, non standard, ok? Quindi anche la versatilità che si intende con questo strumento forse un pochettino più spinta verso la particolarità più che verso la versatilità assoluta. E adesso, parlandone ad alta voce, forse riesco ad arrivare al succo della questione e quello che i signori PRS hanno voluto fare con questa chitarra. Però per arrivarci dovevo parlarvene ad alta voce e avevo bisogno di qualcuno come voi che seguisse il ragionamento, così mi potete dire nei commenti se fila oppure no. Secondo me hanno voluto prendere tutto quello che si dice di PRS, cioè che sono chitarre senza carattere, sono versatili perché possono fare tutto, va bene, però prendere la loro caratteristica principale, che è la versatilità, e dargli carattere, perché così si può dire che di chitarre non ce ne sono tante, magari qualcuna sì. E quindi secondo me questo hanno fatto. Hanno solo preso una chitarra stile Custom 24, ma con 22 tasti, e gli hanno dato carattere, semplicemente cambiando un po' il paradigma di questo push-pull che di solito splitta i pick-up. In questo caso ci dà accesso a combinazioni aggiuntive strane, non scontate sicuramente, perché humbucker più singolo, humbucker singolo, tutti e tre insieme e singolo sono 3 configurazioni tra le varie possibilità che ci dà questa configurazione HSH. Diciamo, riassumono un po' tutti i suoni. L'ho già detto tante volte questa cosa in questo video, riassume tanto. Quindi è un'occasione persa o la chitarra della vita? Dipende da voi, quindi ditemelo nei commenti. Fatemi sapere se questa cosa di avere poche combinazioni ma efficaci vi convince, oppure se siete più smanettoni da avere piuttosto 3 interruttori per i 3 pick-up e un push-pull per splittare, ad esempio. Oppure il push-pull per attivare il pick-up al centro e gli interruttorini per splittare questi pick-up. Così si possono fare anche tutte le varie combinazioni intermedie, un po' stile Custom 2408. E io non posso fare altro che ringraziare i ragazzi di Musical Store 2005 intanto, che mi hanno mandato la chitarra, hanno assecondato la mia curiosità e ho fatto bene a parlarvene, perché mi è piaciuta questa esperienza con questa chitarra. A suonarla è una chitarra mostruosa, raga, veramente bella. Il feeling, boh, cioè è bella, è una gran chitarra. Però per alcuni questa versatilità potrebbe essere solo apparente, nonostante i suoni, come ho detto, sono tanti. Il feeling è ottimo, l'unica cosa che è un po' il pick-up centrale, ma è abitudine. Lì è perché io sono sempre abituato a suonare chitarre con doppio humbucker, e quindi avendo imparato per la maggior parte del tempo della mia vita a suonare con quelle chitarre, la mia plettrata cade esattamente dove c'è il pick-up centrale, e quindi ogni tanto mi scappa la plettrata che lo colpisco e mi dà un po' fastidio. Ma è abitudine mia e roba mia. Comunque ditemi voi nei commenti, fatemi sapere. Mi piace questa chitarra, ma non mi piace. Cosa faccio adesso?